Wattpad, una piattaforma usata per leggere racconti con protagonisti forti e coraggiosi o per scrivere storie sui nostri personaggi preferiti. Chi potrebbe mai trovarci qualcosa di sbagliato? Beh, io se si tratta di disinformazione sul mio fandom. Ciao a tutti Proxy, io sono Amy e benvenuti o bentornati sul mio canale. Ho citato spesso la piattaforma di Wattpad nei miei video, anche perché con le sue informazioni costituisce una buona parte di quello che porto nel canale. Oggi però volevo porvi una domanda, ovvero quanto un fandom può essere mal informato sullo stesso argomento di cui è appassionato. Scusate la rima involontaria, mi sento un po' Dante oggi. Andremo subito a rispondere a questa domanda grazie ad una sola cosa, ovvero le raccolte di canon sulle creepypasta. Questo tipo di raccolte su Wattpad è diffuso per qualsiasi fandom. Io stessa ne ho fatto uno sul mio anime preferito un po' di tempo fa e consiste nel riportare informazioni ufficiali dette dall'autore di una determinata opera nella propria raccolta, che poi si rende pubblica a tutti quelli che vogliono leggerla per saperne di più. Il problema, però, se si vuole chiamarlo così, sta nel fatto che in questi libri la maggior parte delle volte si scambia per canon ciò che non lo è. Forse è meglio che vi dia un esempio pratico. Quindi prima di cominciare col video ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto, attivare le notifiche, lasciare like al video se vi piacerà, se no insultatemi nei commenti. No, sto scherzando, fermi! Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di partire subito con il video. Buona visione! Ultima cosa veloce, ci tengo a precisare che la mia è tutta ironia e non intendo assolutamente insultare chi ha creato le raccolte. Ma adesso direi di partire in bellezza dalla prima. Sally tratta Smile Dog come un cane normale. Non dirò la stessa cosa che dico sempre. Le creepypasta non si conoscono. Anyway, sarebbe un headcanon carina se non fosse che stiamo parlando di un PNG ritoccato al computer come animale domestico. La TC Clock è ancora canon. Per chi non lo sapesse, si parla della ship tra TC Toby e Clockwork. E mi dispiace infangare i vostri sogni, ma sappiate che non solo i creatori di questi due creepypasta hanno litigato, ma Toby è anche stato canonicamente shippato con Ben Droned, e da quanto ho capito c'è stata anche una ship canon tra Clock e Nina the Killer. Se ne sapete di più scrivetelo qua giù nei commenti. Liu non ha mai accettato la morte della sua amata, qualche volta si ritrova a parlare da solo pensando di parlare con lei. Tutto molto romantico fino a quando non scopri che Liu era minorenne e la sua ragazza no. I proxy sono immortali. I proxy, per come si intendono, sono ragazzini e ragazzine che agiscono per mano e sotto il controllo di Slenderman. Mi sfugge come l'essere controllato da una creatura come quella sopracitata ti renda automaticamente immortale. Anche Hoodie, che insieme a Musky sono i non proxy più conosciuti nel fandom creepypasta, è morto in Malebolence. È testimone anche il wiki fandom di Musky che questi due non sono creepypasta, sempre meglio specificarlo. Slenderman in realtà avrebbe la cravatta color nero, ma quando va ad uccidere la gente diventa color rosso porpora. Quello non credo sia colpa della magia, ma solo di un liquido formato da plasma, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine che apparteneva in passato alle anime prave che si sono imbattute in codesta sopracitata creatura. In poche parole, il sangue delle sue vittime. Soffrono tutti di aracnofobia. Dopo aver visto quel vecchio video in cui Slenderman si arrampicava su un palazzo come fosse l'uomo ragno, avrei paura anche io. Nina ha una sorella maggiore di nome Giana. Io ho letto la fanfiction italiana di Giana the Killer. La versione originale dovrebbe essere spagnola ed è la cosa più magica che io abbia mai visto. Fermi tutti. Ora, qua, scrivetemi nei commenti l'hashtag vogliamo Giana se volete che porti una reazione alla sua storia. Nina è quella che ha subito di meno quando si è data fuoco perché Nina è diventata solo pallida. Credo che se ti dai fuoco con sostanze infiammabili ti fai male allo stesso modo che se ti dà fuoco qualcun altro. L'unica differenza che potrebbe rendere vera questa cosa è se Nina avesse trovato il modo di spegnersi prima, ma anche lì non sarebbe cambiato molto. E poi stiamo parlando di Nina, non di qualcuno sano di mente.
Qui c'è una lista di proxy di Slenderman, trovate gli intrusi. Google mi sta dicendo che Slenderman esiste veramente, come al solito Google si droga. Qui invece abbiamo un bellissimo caso di Slenderman indovino. A Jeff non piace il caffè. Ma come non ti piace il caffè? E per rimanere in tema, Jeff adora i BTS. E per ultimo il mio capitolo preferito di questa raccolta. Ciao! Ciao! E così arriviamo senza indugi alla seconda raccolta, che inizia nel migliore dei modi. È possibile evocare Ben tramite una tavola Ouija che si può trovare su internet. Non credo che ci voglia Mago Merlino per spiegare quanto possa essere pericoloso. Semplicemente non fatelo. Vi prego, lasciate le tavole Ouija nei video di Gianmarco Zagato. Ovviamente sto scherzando, io seguo Gianmarco, mi piace tantissimo, quindi per favore non picchiatemi. Jeff è bisessuale. L'unica interazione che Jeff abbia mai avuto con altri uomini è stata con Randy e gli altri due bulli. Non è finita bene. Qua interrompo un istante le battute perché non è il caso. Ci sono casi di omicidio collegati a Slenderman. Che bello. Allora, no. Qua non è che io ci trovi tutto questo granché da esultare. Stiamo pur sempre parlando di persone che hanno perso la vita e non trovo molto rispettoso trattare questa cosa come se fosse, che ne so, una partita dove tifi per il tuo preferito. C'è anche da dire però che queste raccolte sono di anni fa, quindi potrei capire che un bambino o un ragazzo giovane non capisca quanto qualcosa è da prendere sul serio o meno. Questo non è una scusante, ma almeno fa capire che chi ha scritto questa raccolta non lo ha fatto in malafede. Continuiamo. Jeff è mattiniero, se si sveglia di buon umore prepara la colazione a tutti. E se è ancora più di buon umore, il suo cibo è avvelenato. Il primo bacio di Nina è stato con Jeff. Ma con quali labbra? Eyeless Jack ha giocato ad Undertale insieme a Lazari. Ma con quali occhi? Basta, non fa più ridere. Comunque, secondo me avrebbero fatto una neutral / genocide, change my mind. Un raro esemplare di Ink Sans delle creepypasta. Già me lo immagino fare blink e cambia colore di occhi. Lui sì che sa come spendere bene i punti evoluzione. Locke adora creare degli oggetti con i materiali che trova durante i suoi omicidi, perché questo è un Art Attack! Credo che dovrò fare una parte 2 perché ho ancora un bel po' di raccolte da mostrarvi, ma volevo finire in bellezza con una teoria su Login Jack e Jeff inventata personalmente dalla scrittrice della raccolta, a cui darò i crediti nella descrizione di questo video. Questa teoria, che commenterò pezzo per pezzo perché è abbastanza lunga, cita testuale. La teoria diceva che c'era una remota possibilità che Jeff e Liu, ma soprattutto Jeff, abbiano vissuto la propria infanzia con Login Jack. E già da qua Login Jack è un'entità cosmica che ai suoi tempi d'oro, come amico e bambino a cui badare, aveva Isaac, che è vissuto, correggetemi se sbaglio, in epoca vittoriana. A logica Jeff e Liu sono arrivati dopo, quando Login Jack era già impazzito. Si pensa che Login Jack, dato che il suo creatrice ha inserito la sua creepypasta nell'epoca vittoriana, sia uno dei primi creepy a conoscere Slenderman. Personalmente non vedo alcun collegamento tra i due e mi sembra un po' bizzarro. Ok, entrambi hanno a che fare con i bambini, ma sono comunque due entità diverse. Slenderman aveva pensato che Jeff aveva ben poche probabilità di impazzire. E chi mandare per far scomparire il dubbio di Slenderman e accertarsi che Jeff sarebbe impazzito? Ovviamente Login Jack. Se Slenderman volesse far impazzire qualcuno, così come ha fatto con Toby, allora lo farebbe e basta, non ha nemmeno bisogno dei proxy o della versione anni 30 di It per riuscirci.
Un punto a favore di questa teoria è il fatto che Jeff e Liu dormivano insieme qualche volta, e si sa che lo scopo principale di Login Jack è far morire i bambini. Ecco, si pensa che dopo che Login Jack diceva o faceva qualcosa a Jeff, lui andasse poi a dormire con Liu per la paura. Liu avrebbe potuto mandarla a letto dicendogli che stava raccontando una cavolata, ma lui stesso sapeva che Login Jack esisteva. Nella creepypasta di Jeff questo non è minimamente accennato e neanche in quella di Liu, quindi o i creatori hanno detto qualcosa che mi sono persa o scusami tanto ma questo non ha senso. In effetti Login Jack andò un po' oltre gli ordini di Slenderman, dato che voleva uccidere i piccoli Woods. Però poi Slenderman capì che Jeff sarebbe impazzito come da destino e per questo ostacolò lo scopo di Login Jack di ucciderli. E questa è la fine della teoria. A parte che mi stai rendendo Slenderman totalmente fuori personaggio, così come Jack, ma poi non capisco una cosa. Perché Slenderman dovrebbe sapere che Jeff doveva impazzire? E perché proprio lui e non, che ne so, qualcun altro? Ma soprattutto, perché questo nuovo potere? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi. Ed anche per oggi il video può finire qui, io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine, io come al solito vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciare un commento per farmi sapere che ci tenete. Qua sotto troverete il link dei miei vari social insieme a tutti i dovuti crediti e le fonti che ho usato per questo video. Nel commento fissato ci sarà un link con un modulo per consigliarmi i prossimi argomenti da trattare. E detto questo io vi saluto e da Amy out.